Ciao a tutti voi amanti dei viaggi, torniamo a Palermo per mostrarvi le due cattedrali gemelle, o almeno così me le hanno sempre raccontate da quando ero bambino. Ma prima di ciò, come già sapete, sigla! Si tratta di due autentici capolavori arabo-normandi diversamente belli, ma entrambi emozionanti. La cattedrale di Palermo e quella di Monreale sono accomunate da una leggenda che da anni si tramanda da padre in figlio, per così dire, tanto che non si sa se sia vera oppure no. Ci troviamo nel XII secolo. Il re Guglielmo II, detto il Buono, addormentandosi dopo una battuta di caccia, sognò la Madonna. Ella le disse che proprio sotto l'albero di Carrubo in cui si dormiva si nascondeva un grande tesoro, il quale il re avrebbe dovuto usare per edificare una grande chiesa. Il re dunque così fece e dopo che trovò il tesoro promesso dalla Madonna costruì la magnifica cattedrale di Monreale che oggi possiamo ammirare, la quale spicca per la bellezza del suo ricco interno che contrasta un po' con un esterno davvero austero e lineare. I mosaici bizantini della cattedrale di Monreale sono una preziosità unica e dopo gli ultimi restauri è possibile goderne appieno nella loro magnificenza. Al costo di 13 euro sarà possibile vedere il Duomo letteralmente da cima a fondo. Perdersi nelle storie del Nuovo e del Vecchio Testamento raccontato nei mosaici è davvero entusiasmante, come arrampicarsi sopra il tetto per dominare l'intero paese di Monreale. Ma continuiamo la leggenda andando a scoprire la cattedrale di Palermo. Essa venne costruita, secondo sempre la leggenda, nello stesso periodo di quella di Monreale, per volere dell'arcivescovo Guglielmo Familio. Quest'ultimo, spinto un po' da umana invidia, cercò di far creare una chiesa ancora più bella ed imponente di quella di Monreale, facendo concentrare tutte le maestranze sulla facciata esterna. La visione fu compiuta, ma l'interno della cattedrale di Palermo risulta, come dire, un po' spoglio rispetto all'immane lavoro svolto nella facciata. Esclusi i capolavori comunque del Serporta, del Gangini ovviamente. Un'altra versione della leggenda narra che il re commissionò entrambe le chiese ai due artisti fratelli che erano in un'eterna competizione. Questi fecero una scommessa tra di loro dicendo di voler creare la chiesa più bella al mondo e il risultato in fondo, lo conosciamo, abbiamo due splendidi capolavori. Ma torniamo alle due meraviglie. La cattedrale di Palermo sorge sui resti di una vecchia moschea nel 1184 dopo la cacciata araba a opera dei Normanni. L'interno della chiesa viene decorata in stile neoclassico. Tra le cose più interessanti da citare vi è la presenza di tombe illustri, come quella di padre Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia che lottava per salvare i giovani dalla malavita, uno dei tanti eroi palermitani. Troveremo anche qui dentro le tombe dell'imperatore Federico II e dei suoi nonni. Tornando infine alla cattedrale di Monreale, invece, degno di nota è di certo il Cristo Pantocratore, che è posto centrale, con lo sguardo magnetico che sembra seguirti in ogni angolo della chiesa. La particolarità di questa opera è che qui le tessere del mosaico sono state messe in maniera concentrica, così da far sembrare che il Cristo emani luce propria, davvero unico nel suo genere. In entrambe le chiese vi sono diverse meraviglie che vi invito a scoprire appunto con i vostri occhi, perché sono esperienze che è meglio vivere in prima persona. Bene, miei cari compagni e compagne di viaggio, anche oggi vi ho mostrato un pezzetto della mia terra natia e spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me raccontarvelo. Sapete già, insomma, cosa fare con il tasto condividi e il tasto mi piace, vero? Bene, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao, alla prossima!